a tutti, sono Barbie Xanax e oggi vi parlerò di un argomento un pochino diverso dal solito. Spero sia interessante per voi, fatemi sapere. Vi ho parlato di questo argomento su Twitter, se mi seguite su Twitter, se non lo fate, se vi piace Twitter, trovate il mio account qui sotto. Mi è venuta l'idea di parlare di questo argomento dopo aver visto un tweet di un critico inglese che io apprezzo tantissimo, che si chiama Guy Lodge. Lui è molto sarcastico, quindi vi consiglio di seguirlo su Twitter. E lui ha lasciato questo tweet in cui parlava del Festival di Berlino e di tutti i film proiettati e diceva di come fosse strano che durante tutto questo festival sembrava impossibile andare oltre un giorno senza vedere un film che contenesse diverse scene di stupro. Questo è l'argomento di questo video, ovvero lo stupro nel cinema e come viene trattato. Molto probabilmente avrete fatto caso che lo stupro e le scene di stupro sono davvero molto frequenti nel cinema, il che è un problema molto grande, non semplicemente per buonismo, bla bla bla, ma per diverse ripercussioni di cui vi parlerò. Di questo argomento si erano già lamentate sia Keira Knightley, anche diversi critici come Guy Lodge, ma anche alcuni registi come per esempio Jodie Foster, che hanno parlato proprio di questo argomento come fosse utilizzato molto spesso attraverso il cinema in una maniera un po' sbrigativa. Questo video non sarà su "oh mio Dio, non devono esserci questi argomenti all'interno dei film, nessuno pensa ai bambini", ma tutt'altro. Come viene utilizzato questo argomento all'interno dei film? Male, in una maniera sbagliata, sia per quanto riguarda la rappresentazione e sia per quanto riguarda il livello artistico. Il problema è che molto spesso gli sceneggiatori utilizzano queste scene per spiegare e dare una spiegazione al perché dei personaggi siano in una certa maniera rispetto che un altro. Un personaggio femminile è schivo, è strano, un po' mascolino, sicuramente è stata stuprata. Dare questa soluzione un po' passepartout, ovviamente capirete che a livello artistico è davvero molto superficiale, vuol dire che come viene scritto quel personaggio è un po' banalotto, perché se si dà sempre una stessa spiegazione a tutto, insomma è un po' sterile, quindi a livello artistico non è che sia il massimo, ma a livello di rappresentazione qui arriva il problema un pochino più grande. A volte lo stupro viene utilizzato anche in contesti che possono essere emancipatori all'interno del film, ma ci sono altri contesti in cui la cosa diventa un pochino più complessa. Molto spesso viene utilizzato questo passaggio per dare la possibilità di liberare una protagonista, quindi viene stuprata e molto spesso ci sono interi filoni come questo, come il rape revenge movie, dove una protagonista viene stuprata e poi va alla riscossa, alla ricerca di vendetta, di una battaglia legale, oppure vuole tutti sgozzarli. Questo percorso è sì emancipatorio per la figura femminile, per quel personaggio, per la rappresentazione, ma ha un piccolo lato oscuro, ovvero, come vi ho detto, molto spesso viene utilizzato questo stratagemma per spiegare la condizione di una protagonista che a quanto pare non può avere problemi come i protagonisti maschili di altri tipi per avere un caratteraccio, essere forte, tutte queste cose, ma deve sempre essere stata stuprata perché sembra che l'unico dramma nella vita femminile sia quello e basta. Da una parte è positivo rappresentare una vittima di stupro con una svolta emancipatoria, ma dall'altra parte, se si sceglie sempre questa via, sembra quasi che lo stupro diventi un passaggio da dover affrontare per poi diventare un personaggio emancipato. Questo è un problema, sinceramente. Ci sono davvero tanti racconti a Hollywood, tanti film a Hollywood in cui il personaggio femminile è un personaggio femminile canonico, della femminilità tipica, diciamo così, che dopo lo stupro cambia completamente. A volte vediamo i personaggi che dopo lo stupro diventano più mascolini, diventano emancipati e tutte queste cose. Volendo o meno, questa scelta crea un prima e un dopo. Un prima di un personaggio un po' scialbo, un po' insipido e molto spesso anche un po' passivo, e un dopo lo stupro in cui il personaggio molto spesso diventa carismatico, forte, emancipato, vittorioso, un'antieroina o un'eroina stessa. Ci sono molti film in cui la figlia magari di una madre viene stuprata e allora la madre da quel momento cambia totalmente e diventa forte e emancipata. Il problema di questo tipo di rappresentazione è che se da una parte ci troviamo con un personaggio femminile emancipato, dall'altro lo stupro acquista quasi un tono positivo, perché grazie a quell'evento il personaggio, la protagonista, è diventata forte, ha avuto un cambiamento in positivo e quindi diventa quasi un evento positivo all'interno della rappresentazione. Come capirete, tutto ciò è un po' complesso, è un po' negativo, è un po' difficile da digerire. Se fossero uno o due film non ci sarebbe assolutamente problemi, sarebbe semplicemente una delle tante letture a questo argomento. Il problema è, come vi ho detto, che sembra essere una soluzione passepartout, quindi questa rappresentazione si consolida e quindi sembra quasi qualcosa di positivo. Quell'evento grazie al quale la protagonista è potuta diventare finalmente libera, è stata liberata grazie a questo evento terribile. Questo non vuol dire che non debbano esserci, come vi ho detto, queste scene, non debbano esserci questi argomenti. Sto dicendo esattamente tutt'altro, sto dicendo semplicemente che gli sceneggiatori dovrebbero tentare di indagare un po' di più l'identità delle protagoniste e creare intorno a loro uno sviluppo più profondo, con magari delle sfaccettature più interessanti, così come i personaggi maschili hanno degli sviluppi, dei cambiamenti in base a diversi fattori. Potrebbe succedere
la stessa cosa anche per i personaggi femminili, che a quanto pare sembra quasi solamente lo stupro possa accadere nella vita di una donna. C'è un discorso interessante per quanto riguarda il cinema su come molto sia legato al sesso del personaggio femminile, alla sua sessualità in generale. Nei film romantici con protagonista maschile molto spesso il fine è quello di mettersi insieme con la protagonista, quindi avere un rapporto sia romantico e sia fisico. Ci sono poi tanti film action che si basano sul protagonista che deve vendicare magari la morte, l'uccisione, lo stupro per esempio, e l'uccisione della moglie, delle figlie. Ci sono poi tanti film sul fatto che il protagonista sia invaghito di una protagonista, di un personaggio femminile, e quindi vorrebbe andare nel concreto con lei. Questo argomento ritorna spesso e viene sempre affrontato in una maniera un po' stridente, quindi proprio per questo a me piacerebbe che il cinema si impegnasse un pochino di più. Ho condiviso perfettamente tutto il punto di vista di Jodie Foster in merito, vi lascerò qui sotto gli articoli che ho citato e vi consiglio di vedere il video in cui lei ne parla da un punto di vista molto esaustivo e molto interessante, che non è semplicemente non debbano esserci queste cose, come non è neppure il mio video, non è assolutamente questo il mio punto. Credo che tutto debba esserci all'interno del cinema, ma se uno stesso argomento viene rappresentato sempre o quasi sempre in un determinato taglio, dovremmo farci delle domande sulle ripercussioni che avrà quell'argomento. Io non credo che il cinema influenzi la società, ma credo che il cinema sia una creazione della società, e se rappresenta un determinato argomento, un determinato gruppo in una maniera specifica, vuol dire che quello è il nucleo, la sensazione che c'è all'interno della società. E c'è un problema, noi sappiamo che la nostra società ha argomenti che deve imparare a trattare un pochino meglio, e secondo me questo è uno di questi. L'abbondanza di queste scene potrebbe desensibilizzare? Non lo so sinceramente, su questo non ne ho la più pallida idea. Potrebbe crearsi qui sotto un dialogo tra noi in cui ognuno quello che pensa, farmi sapere la propria opinione. Se avete delle domande sul cinema, come al solito scrivetemele qui sotto. Spero vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciandomi un commento qui sotto. Se vi piace il mio canale perché secondo voi è interessante trattate argomenti di cinema un po' diversi dal solito, potete sostenermi iscrivendovi al mio canale, mettendo un like o condividendo il video. Grazie mille ancora per aver visto tutto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!